Oggi parliamo della sconfitta dei Longobardi per mano dei Franchi e se questa sconfitta fosse inevitabile o ineluttabile. Bentornati sul canale, come sempre un ringraziamento a chi è nostro Patreon, a chi si è abbonato al canale, a chi con i super grazie supporta tutte le varie attività della Fara. Non appena la cattiva stagione, in realtà questo inverno come tutti sapete è piuttosto strano, ma insomma non appena il clima ce lo permetterà torneremo a lavorare anche a tutti gli aspetti ricostruttivi che sappiamo vi piacciono molto e sono poi il motore principale dell'attività della Fara. Supportarci in qualsiasi modo, Patreon, abbonamenti, super grazie, ma anche iscrivervi al canale, cliccare la campanellina, guardare i video fino in fondo e condividerli, sono tutti mezzi di supporto che aiutano l'operato della Fara, che vi ricordo non sono solo io che mi vedete spesso in video, ma tutti i membri dell'associazione. Bene, veniamo al tema di oggi. Nel 774 i nostri manuali scolastici ci insegnano che i Longobardi vengono sconfitti dai Franchi di Carlo Magno diventa Rex Langobardorum, oltre che Francorum, e alcuni anni dopo, nel Natale dell'Ottocento, verrà incoronato imperatore. Ma questa sconfitta da parte dei Franchi era inevitabile? C'erano degli elementi che portavano per forza a questa conclusione nella storia dei 2 secoli di regno longobardo in Italia? Beh, vedremo di no. Partiamo dal giochino semantico con cui vi ho accolto. Vi ho chiesto se la sconfitta dei Longobardi da parte dei Franchi fosse inevitabile o ineluttabile. Beh, se guardiamo all'italiano moderno, ineluttabile e inevitabile vengono spesso utilizzati come sinonimi, anche se in realtà inevitabile sottintende l'impossibilità di evitare qualcosa, mentre ineluttabile sottintende l'impossibilità di evitare qualcosa attraverso la lotta. Ecco quindi che la caduta del Regno Longobardo non era inevitabile dal punto di vista politico, ma vedremo che era assolutamente ineluttabile dal punto di vista militare. Sì, perché dal punto di vista politico, in realtà, le condizioni che porteranno alla caduta del regno si affastellano molto velocemente negli anni immediatamente a ridosso di quel 774. Fino a quel momento, in realtà, il regno Langobardorum si era consolidato, era diventata una delle realtà fondamentali dell'Europa alto-medievale e l'interlocutore principale degli altri poteri europei e anche degli altri poteri della penisola italiana. Ad esempio, l'importanza dell'esarca bizantino era di molto calata e quindi spesso il Papa di Roma si confrontava direttamente con il re longobardo. Cosa succede quindi? Cosa porta al collasso della situazione e al crollo del regno? Beh, Stefano Gasparri, notissimo studioso che se non conoscete vi invito ovviamente a approfondire, vi lasciamo in link in descrizione a 2 suoi saggi su questo argomento. Ecco, Stefano Gasparri fa notare come la politica europea cambi con la morte di Carlo Magno, il fratello di Carlo Magno, e con l'accentramento nelle mani di Carlo del potere e quindi anche con un cambio nelle dinamiche e negli equilibri del potere territoriale carolingio. In secondo luogo, sempre Gasparri sottolinea come il ruolo del papato come antagonista del Regnum Langobardorum non fosse una costante, quanto piuttosto la conseguenza delle singole politiche dei singoli papi, cioè in base a chi sedeva sul seggio di Pietro, ecco che i rapporti con i Longobardi cambiavano. Quello che poi a noi è arrivato è però una damnatio memoriae di quei decenni, perché, come si suol spesso dire, la storia la scrivono i vincitori e i vincitori in questo caso sono stati i Carolingi e il papato. Di conseguenza molte delle fonti, soprattutto di origine papale, tendono a delineare in questi anni i Longobardi come dei pagani che violentano le monache, che rubano nelle chiese. Ma in realtà, se guardiamo le fonti in maniera più attenta e soprattutto con uno span temporale un po' più largo, vediamo come la conversione al cattolicesimo fosse ormai molto avanzata, come i rapporti con la Chiesa non fossero sempre stati tesi in ogni momento e che certo il regno longobardo si trovasse pressato fra un grande antagonista europeo come il regno franco
gli imprevedibili avari sul fronte orientale, la presenza ancora bizantina in Italia e i rapporti altalenanti col papato di Roma, ma che non si caratterizzassero nel loro operato, e questi Longobardi, come appunto dei pagani sanguinari. Di conseguenza, da un punto di vista politico, è probabile che se le condizioni fossero state differenti, basti pensare che la prima moglie di Carlo Magno, prima di questo sconvolgimento politico, era longobarda e lui la ripudia nel momento in cui la situazione cambia, ecco dunque che la condizione politica in realtà non aveva nulla di inevitabile. Certo, i fatti procedono velocemente e a cascata, quasi come in una valanga che aumenta la sua potenza man mano che scende a valle, e portano alla caduta del regno. Ma dal punto di vista politico le cose avrebbero potuto andare decisamente in un altro modo, con piccole variazioni o con piccoli what if su cosa ha portato alle condizioni poi del 774. Quello che invece appare evidente non potesse andare in nessun altro modo era, una volta giunti allo scontro militare fra Franchi e Longobardi, la sconfitta dei Longobardi. Ci è stato chiesto qui sul canale di parlare dei vicini dei Longobardi. In passato abbiamo parlato degli Avari, parleremo più avanti dei Bavari, dei Franchi, e dovremo per forza parlare, ma se voi guardate al nostro piccolo canale che negli ultimi 3 anni ha pubblicato più di 250 video sui Longobardi, potete ben immaginare come non si possa esaurire il tema franco-bavaro o alamanno con un video. Accontentiamoci quindi per adesso di qualche indiscrezione, di qualche indicazione generale. Dal punto di vista militare, infatti, la storia dei Franchi è intrinsecamente collegata alla loro identità. Questo soprattutto nelle tesi del professor Gasparri. In passato noi abbiamo già fatto presente come del professor Gasparri non condividiamo alcune visioni sul mondo germanico altomedievale, appartenendo lui a quella scuola cosiddetta di Vienna, che vede l'etnogenesi dei popoli germanici come un fenomeno tardo e conseguenza addirittura della politica romana, nega quindi la continuità col periodo delle migrazioni precedenti e fa lo stesso delineando la nascita dell'identità franca, ma in una maniera forse più strutturata rispetto a quando ne parla nel contesto longobardo. In particolare lui sottolinea come i franchi stessi nascano come probabilmente leader di eserciti germanici, romano-germanici misti nella Gallia negli ultimi secoli della tarda antichità, e che quindi la loro stessa identità si costruisca nell'esercito, attraverso l'esercito, in particolare durante il periodo merovingio. Non abbiamo tantissime fonti su come venisse definito, organizzato e soprattutto chiamato alle armi l'esercito franco nell'epoca merovingia, perché non abbiamo quelli che poi saranno i capitolari invece dell'epoca carolingia, cioè dei documenti ufficiali, formali. Abbiamo solo delle narrazioni come quelle di Gregorio di Tours. Quello che pare di capire confrontando queste narrazioni più antiche e poi i capitolari di epoca carolingia è che progressivamente un esercito costruito sullo stampo tardo-antico romano, cioè un esercito che veniva pagato per le sue funzioni, diventa poi un esercito che viene ricompensato attraverso terreni, beni fondiari, e che parallelamente va a prediligere una parte della popolazione militare fortemente specializzata, quella dei cavalieri, senza però dimenticare mai il rapporto con gli uomini liberi in genere, eredi appunto di quei primi franchi militari e soldati che definivano se stessi in quanto guerrieri liberi. Di conseguenza, alla fine dell'VIII secolo siamo di fronte a un esercito ben strutturato, organizzato intorno a dei nuclei di cavalleria specializzati, appartenenti proprio a quella fascia aristocratica con le risorse economiche per poter mantenere questo tipo di vita, che però non dimentica l'importanza dei fanti di origine, diciamo, più bassa a livello censitario, di uomini comunque liberi, e che in particolare ha una grande caratteristica che li differenzia completamente dalla leva nel mondo longobardo. I franchi erano abituati da decenni a guerre stagionali. Se guardiamo la storia di Carlo Magno e dei suoi predecessori, vediamo quindi le campagne militari, le famose campagne militari contro i Sassoni, pensiamo alle chansons de geste e agli scontri a Poitiers.
Di conseguenza l'arte della guerra era un'arte che veniva costantemente praticata nel mondo franco e che proprio per questo si reggeva su una più rigida normativa rispetto al mondo longobardo e, essendo per molti decenni state delle guerre tra l'altro di conquista, di ampliamento, forniva poi ulteriori ricchezze e bottini a chi partecipava alla guerra, creando quindi un circolo diciamo positivo, senza sottintesi etici, ma solamente economici, un circolo positivo nel praticare l'arte della guerra, che permetteva quindi di salire nella scala sociale o di mantenere e migliorare le proprie capacità nei rapporti con la corona. Sì, anche perché un altro elemento che manca nei rapporti fra il re longobardo e i suoi sottoposti nel campo militare sembra essere appunto la presenza di bande di guerra specializzate e fortemente legate alla figura del re. Ecco quindi che se guardiamo invece al parallelo longobardo notiamo che i Longobardi da anni non erano più abituati a combattere con costanza. Certo, c'erano state le campagne contro i bizantini, ma erano estemporanee. Certo, c'erano state le guerre e le battaglie interne al Regno Longobardo, che sappiamo essere sempre una fonte di debolezza. E in più alcuni documenti proprio della fine dell'VIII secolo ci fanno intuire come per molti Longobardi chiamati a combattere su diretta richiesta del re, l'arte della guerra, la pratica della guerra non fosse in realtà qualcosa che loro collegavano alla normalità, al loro essere guerrieri e uomini liberi, ma fosse in realtà l'interruzione della loro pratica principale, che poteva essere quella commerciale o quella di proprietari terrieri. Infatti abbiamo degli testamenti di alcuni importanti uomini del mondo longobardo che appunto dettano le loro ultime volontà in vista di una chiamata alle armi che per loro è chiaramente uno strappo rispetto al tessuto della quotidianità. Certo, dalle pagine dell'Historia Langobardorum di Paolo Diacono invece traspaiono altri tipi di figure militari, nobili che nell'arte della guerra si dedicano con costanza e che magari addirittura definiscono se stessi in base a questa, ma è lo stesso Gasparri a sottolineare come questa tipologia di nobili longobardi in realtà appartenga a una minoranza principalmente legata al ducato friulano e ai vicini ducati veneti. Perché? Perché erano da sempre la parte più guerrafondaia della Langobardia Maior, erano in una zona di confine molto problematica con avari e slavi, e con una forte tendenza all'indipendenza. Di conseguenza il valore militare era strutturale e identitario di quella precisa zona del regno, ma non altrettanto nel resto. Vedremo poi come infatti alla caduta del regno nel 774 non ci sia una sostituzione dei capi e dell'elite nell'Italia dei Longobardi e ora dei Franchi, tranne con l'eccezione proprio del ducato di Cividale, unico ducato insieme ai suoi vicini veneti che insorge contro Carlo Magno, perdendo, e che quindi vede sostituire completamente l'elite dirigenziale. Ci troviamo quindi di fronte a una situazione in cui, da un lato, il versante politico avrebbe potuto andare in tutt'altro modo e andare magari a un ulteriore consolidamento del regno longobardo in Italia, e chissà come sarebbe stata la nostra storia se le cose fossero andate in questo modo. Dall'altro, dal punto di vista squisitamente militare, abbiamo invece un regno, quello franco, militarizzato e militare nella sua identità, e un regno, quello longobardo, mai stato veramente militare, ma nato su istanze guerresche e combattenti, che però si era progressivamente negli anni allontanato da queste caratteristiche, lasciando appunto dei residui in alcune zone, ma che si era trasformato in qualcosa di diverso e di molto lontano appunto dall'originale exercitus in migrazione. Ricordiamo ad esempio che dal punto di vista archeologico l'indagine sulle ossa dei Longobardi nelle loro sepolture, anche nei secoli in cui mantengono il costume di farsi seppellire da guerrieri, quindi ancora dal punto di vista simbolico l'uomo libero è guerriero, ecco che però i marche rossei
di seconda e di terza generazione indicano molte meno morti violente, molto meno allenamento alla guerra e parallelamente aumentano invece i marche rosse legati all'attività dei campi, a lavori più pesanti o alla sedentarietà. Di conseguenza si nota da subito, a partire già dalla seconda generazione, un allontanarsi dalla pratica bellica, cosa che non succede oltre Alpe e che nello scontro fra Carlo Magno e i Longobardi porterà all'ineluttabile sconfitta di quest'ultimi. Bene, speriamo di avervi incuriosito, fateci sapere se avete curiosità specifiche su altri approfondimenti rispetto ad alcuni aspetti dei vicini Longobardi, e vi ricordo che il 1° marzo ci vediamo alle 18 a Firenze al Caffè Letterario Le Murate per il mio intervento sui giochi in epoca longobarda all'interno del meraviglioso convegno CAST. C'è una live di questa settimana appena trascorsa con Andrea Bellotti di Let's Dig Again, fondatore e organizzatore dell'evento CAST. Se avete qualsiasi curiosità, ci vediamo alla prossima e mandi!